Finalmente ci siamo, domani arriva l'ultimo episodio a cui faremo la reaction dalle 8:30 su Twitch e poche ore dopo qua su YouTube. Ma oggi benvenuti nel mio video teoria sul finale della serie che tanto ci ha appassionato nel corso di queste settimane, ossia WandaVision. Intanto sappiamo che l'episodio durerà 50 minuti e non più 60 come avevamo ipotizzato, trasformando la durata totale della serie in 5 ore e 50 minuti rispetto alle 6 che ci avevano promesso. Portarci un episodio più emozionante e drammatico del precedente penso sia difficile, ma sono molto curioso di vedere come i Marvel Studios ci sorprenderanno, quindi buttiamo giù un po' di teorie. Per prima cosa partiamo da dove siamo rimasti, ossia Agatha che tiene ostaggi i figli di Wanda. Come detto più volte, io continuo a pensare che Agatha non sia cattiva. Alla fine anche Wanda iniziò il suo percorso nell'MCU da villain per poi entrare a far parte degli Avengers. Infatti sono convinto che da quel che lei sta facendo, il voler capire come Wanda faccia ad essere così potente le serva per un qualche scopo. Magari è successo qualcosa al marito Ralph e quindi sta cercando un modo per salvarlo. Poi, non per dire, ma Ralph, Mephisto, quel PH di mezzo è sempre stato sospetto, anche se ormai non credo più che compaia nella serie. Riguardo il marito comunque non sappiamo nulla, e penso sia fondamentale per le motivazioni che spingono Agatha a fare ciò che fa. Infatti, da quel che sappiamo finora, Agatha si è incuriosita all'ESA e ai poteri di Wanda, però non sappiamo con quale scopo. Solo diventare la regina delle streghe ed ottenere la sua corona come quella della madre? Non so. Comunque, come anticipato dallo scorso episodio, Wanda ed Agatha combatteranno, ma l'unico dubbio che ho riguarda i bambini. Loro teoricamente hanno i superpoteri, ad esempio Tommy sarebbe potuto correre via, ma non lo ha fatto. Onestamente non so che fine possano fare, ma se da una parte vorrei che muoiano, avverando la storia di House of M, che tuttavia richiederebbe per forza Mephisto, sono piuttosto convinto che loro rimarranno in vita, dato che come scopriremo meglio in un video prossimo, anche la loro storia continuerà in Doctor Strange 2. Quindi, Wanda attaccherà Agatha, penso distruggendo l'asfalto e quel camper alle spalle visto in fiamme all'interno di un trailer. Agatha poi scapperà via, dato che nonostante l'inesperienza di Wanda, quest'ultima è decisamente più potente, e quindi la nostra eroina la inseguirà. Qui ovviamente rimane il dubbio sui gemelli, vengono portati via da Agatha o rimangono a casa? Comunque sappiamo che Wanda verrà accerchiata dagli abitanti di Westview e lei sembra quasi sopraffatta psicologicamente da loro, quindi ho ipotizzato che Agatha possa prenderne il controllo mentale e distrarla, anche se cercare di capire qualcosa in tutto ciò con soli 10 secondi di riprese dai trailer è davvero impossibile. Poi comunque penso che Visione arriverà finalmente davanti casa e trovando tutto il deletto distrutto seguirà le tracce dello scontro. Però il dettaglio che mi intriga di più è lo sguardo di Visione arrabbiato che sembra come guardare un qualcuno e quel qualcuno penso possa essere magari Pietro. Infatti ormai anche Visione sa che si tratta di un impostore, quindi vedendo la strada distrutta potrebbe minacciarlo chiedendogli se sappia cosa sia successo. Ovviamente poi se vediamo Pietro dovrebbe tornare anche Monica rimasta con lui, tuttavia non credo che la vedremo sfoggiare i suoi superpoteri, così da poterli conservare come rivelazione maggiore per il film di Captain Marvel 2 nel quale sarà presente insieme anche a Miss Marvel. E vi giuro che più vado avanti con questi ragionamenti e più non capisco come tutti questi punti interrogativi in sospeso vengano risolti in appena 50 minuti. Comunque, quindi come detto Visione seguirà le tracce e penso possa unirsi con Wanda per scontrarsi con Agatha. Tuttavia questo non è l'unico combattimento che vedremo nell'episodio, ma prima parliamo di una ripresa particolare vista nei trailer nella quale Wanda e Visione si tengono per mano. Questa scena o è ambientata a fine episodio oppure nel mezzo di esso, in un momento di quasi pausa. Infatti il dettaglio più particolare riguarda il riflesso che vediamo sulla finestra, che almeno personalmente mi sembra lo stesso effetto visivo della cupola, ovviamente blu essendo all'interno, mentre dall'esterno si vedrebbe rossa. Sono piuttosto convinto che la bolla a fine episodio non esista più, quindi sembra plausibile si tratti di un momento di intermezzo nella puntata. Infatti dopo il potenziale combattimento con Agatha penso che a Westview diventi notte e lo Sword dall'esterno, dove è ancora giorno, attacchi con i camion militari ma soprattutto con il Visione bianco. A riguardo lo sceneggiatore ha affermato che in questo episodio scopriremo chi è il vero Visione. E se ci pensate è una cosa molto strana da dire. Il Visione bianco ha il vero corpo originale recuperato dalla Wakanda e riassemblato, mentre il nostro Visione ha il nuovo corpo creato da Wanda. Per quanto riguarda la personalità, invece, il Visione originale che conoscevamo non dovrebbe più esistere, se non in quei fantomatici server wakandiani di Shuri. Infatti, come scoperto, il Visione di Wanda non ricorda nulla del passato, mentre invece per il Visione bianco, al momento, non abbiamo info.
Anche nei fumetti abbiamo visto l'esistenza di una versione uguale di Visione, che però non ricordava nulla né di Wanda e né dei figli, risultando come un involucro senza emozioni. E se però questo Visione, entrando nella bolla, si adattasse al contesto colorandosi e prendesse il posto del vero Visione? Ovviamente però penso che Wanda riesca a rendersi conto di tutto, ed a supporto di ciò esistono delle foto di un Funko Pop da poco annunciato. Infatti, mentre nella foto ufficiale Visione è completamente bianco, in un'altra foto leakata qualche giorno prima dell'annuncio ufficiale, Visione ha dei lineamenti rossi, che potrebbero essere il risultato di qualcosa fatto da Wanda con i suoi poteri. Tra l'altro, se volete acquistare questo pop o altri, trovate il link sotto nella descrizione. Ci sono i siti consigliati, i miei video a riguardo, i codici sconto, tutto. Quindi, tornando a noi, come visto nel finale dello scorso episodio, è stato Hayward ad architettare fin dall'inizio la ricostruzione di Visione Bianco. Ma per quale motivo? Già ve lo dissi in precedenza, ma quella frase che disse il direttore Sword a Wanda riguardo la possibilità di poter resuscitare Visione non mi ha mai convinto, e penso che lui ci nasconda qualcosa di più. Più volte abbiamo visto nel corso della serie Hayward dimostrare scontento verso il lavoro dei supereroi, ed in più i collegamenti con i 5 anni passati tra lo schiocco ed il blip sono stati più che rimarcati varie volte. E se in quel tempo lui avesse ricevuto l'influenza di qualcuno come ad esempio Ultron, villain di Age of Ultron, egli è stato uno dei villain più richiesti da far tornare nell'MCU, e se ci pensate i riferimenti a lui non sono pochi. Nella serie Monica ce l'ha nominato fin dal terzo episodio, ma il punto fondamentale è che il film di Age of Ultron compare sempre come consigliato alla fine di ogni episodio. Ora, è ovvio che la storia di Wanda e Visione parta da quel film, quindi chiederci di vederlo ha senso, ma sembra come se fosse estremamente necessario, proprio perché dobbiamo fare la conoscenza di Ultron. Lo so che magari sto viaggiando un pochettino con la fantasia, però cosa sarebbe la vita senza di essa? E per quanto riguarda il doppiatore, tantissimi di voi mi hanno segnalato la presenza del doppiatore originale di Ultron nel cast di WandaVision. Tuttavia dovete considerare che tutti noi possiamo modificare Google o Wikipedia, quindi non prenderei nessuno dei due come fonti attendibili. Anche perché sarebbe strano vedere il volto di Paul Bettany con un'altra voce, nonostante comunque sia un'idea perfetta per la nostra idea sul ritorno dell'IA malvagia creata da Tony Stark. Inoltre, come piccolo dettaglio, l'ultima volta che abbiamo visto Ultron gli mancava il braccio sinistro, ed appena Visione Bianco è stato acceso, quest'ultimo si è guardato proprio la mano sinistra. Quel che mi piace pensare di tutto ciò è che Ultron ed Hayward possono avere un rapporto simile a quello di Megatron e l'umano Dylan in Transformers 3, film nel quale il personaggio di Patrick Dempsey veniva sfruttato dai Decepticon come infiltrato. E sempre in tema Transformers, anche nel quarto capitolo avvenne un qualcosa di simile, che poi portò alla rinascita di Megatron, che nel nostro caso sarebbe Ultron. Va via, insetto operativo, il tuo lavoro è finito. Eccellenza, che testa di cazzo. Poi, in collegamento a tutto ciò, nella serie animata di Avengers Assemble disponibile su Disney+, Ultron riesce a soggiogare un agente governativo chiamato Truman Marsh, allo scopo di far dividere e sconfiggere gli Avengers. E se quindi trasformando ciò nella serie questo Truman diventasse il nostro Hayward, intenzionato ad attivare Visione Bianco che potrebbe rivelarsi un ritorno di Ultron, considerate che questa non è la prima similitudine esistente tra l'MCU e la serie animata, essendoci una situazione molto simile agli accordi di Sokovia, che tra l'altro sono stati citati proprio in WandaVision, in legame al non voler far diventare Visione un'arma. Maximoff ha fatto irruzione, ha portato via il suo corpo e lo ha resuscitato. Ma questa è una violazione della sezione 36B degli accordi di Sokovia. E della volontà di Visione. Gli accordi di Sokovia, approvati da 117 paesi, stabiliscono che gli Avengers non saranno più un'organizzazione privata. Il presidente ha appena firmato il New Powers Act. Dà al governo il controllo degli Avengers e tutto ciò collegato a noi. E comunque, l'ipotetico scontro tra i due Visione, come dovrebbe andare? Da quel che abbiamo visto, Visione è stato sì attivato dai poteri di Wanda, ma per il resto è alimentato da una sorta di reattore Arc, che onestamente non penso possa competere con la gemma della mente ricreata, a quanto pare, da Wanda. Però non vedo l'ora di scoprirlo. Quindi, per concludere, mentre il fantomatico attore fantasmagorico con cui Paul Bettany avrebbe voluto collaborare sembra essersi rivelato se stesso, abbiamo un'altra dichiarazione a cui mi sento di poter dare più fiducia. Finita la seconda stagione di The Mandalorian, Elizabeth Olsen, interprete di Wanda, ha affermato che in WandaVision avremmo avuto un cameo delle stesse proporzioni di quello presente alla fine della serie TV targata Star Wars, sulla quale non voglio fare spoiler, ma vi ricordo che trovate tanti video dedicati sul canale.
Di conseguenza, per quanto secondo me l'hype tra i due camei non è paragonabile, sono convintissimo che nel finale di WandaVision vedremo la comparsa di Doctor Strange. Già nel 2019 si parlò della presenza di Benedict Cumberbatch sul set della serie, e sapendo che il suo prossimo film sarà una diretta conseguenza di WandaVision, mi sembra un finale perfetto. Lui, come detto, è uno stregone, anzi lo stregone supremo, quindi chissà che non rappresenti magari anche una specie di autorità da rispettare per Agatha. Inoltre, se ricordate, in Far From Home, quando Spider-Man chiese dove si trovava Doctor Strange, Maria Hill gli disse che era indisponibile. Inoltre sappiamo che quella Maria Hill e quel Nick Fury erano in verità Skrull, dato che il vero Nick Fury si trovava sulla base spaziale dello Sword. Direi che qui c'è più di qualche pezzetto di puzzle che riesce ad unirsi. Tuttavia ricordiamoci che gli eventi di Spidey sono ambientati circa 7 mesi dopo WandaVision. Quindi cosa ha fatto di così grande Wanda da occupare il dottore per tutto quel tempo? E se per salvare una qualche situazione Strange la portasse con sé in un'altra realtà del multiverso? Signore, andiamo, deve esserci qualcun altro da chiamare. Per esempio, Thor? Fuori portata. Ok, Doctor Strange? Indisponibile. Captain Marvel? Non invocare il suo nome. In tutto ciò però ci rimangono le solite domande. Vedremo Ralph? Scopriremo il ruolo di Dottie? Che fine hanno fatto l'apicoltore ed il testimone di Jimmy? Abbiamo davvero visto l'ingegnere che potrebbe rivelarsi l'amica Skrull di Monica o ci sono altre sorprese? E poi, chi era quel bambino scomparso visto sul latte? Troppe domande e soli 50 minuti per poter rispondere a tutto. In conclusione ripeto che sono tutte teorie e fantasie, magari qualcosa avviene e qualcos'altro no, ma siamo sicuri che il nono episodio di WandaVision sarà emozionale, triste, ma epico, e che potrebbe non accontentare tutti i fan, il che secondo me significa che entrambi i Visione moriranno. Alla fine Wanda deve vivere con il suo dolore, interiorizzarlo e diventare ancora più forte, capendo che per quanto lo desideri ormai il suo amato non tornerà più, un po' come disse ai suoi figli quando morì Sparky. E non esiste il ritorno dalla morte, per quanto la cosa ci renda tristi. Ok, la morte è per sempre. Quindi ci vediamo domani con la reaction, sabato con l'analisi, ma soprattutto ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!